Oggi parliamo delle ballerine o dei followers. Innanzitutto, ballerine. Il vostro è un ruolo meraviglioso, è il ruolo di chi sa adattarsi alle proposte del leader, trasformarle, renderle belle, riuscire a completare, a rispondere alla proposta del leader. Quindi è un ruolo veramente sottile, molto affascinante. Voi siete l'altra parte della creazione, è bellissimo. C'è chi propone, c'è chi trasforma in bellezza. Il ruolo del follower, della ballerina, è meraviglioso, a mio modo di vedere, e di grande valore. E proprio perché do così tanto valore che mi sento di poter dare qualche suggerimento, proporre qualche riflessione. Un tango si fa insieme, si crea insieme, si costruisce insieme e se non si costruisce insieme non sa di nulla. E questo non può essere un compito riposto nelle mani del solo leader, perché non funziona. E quindi se sei una follower, se sei una ballerina e mi stai guardando, ascoltando in questo momento, ti invito a dare veramente tutta te stessa nel cercare di creare qualcosa insieme. Troppo spesso, ahimè, sento le lamentele ricorrenti delle ballerine, le quali mi dicono: ma quello non è musicale, ma quello ripete sempre gli stessi schemi, gli stessi movimenti. Oh, che noia! È vero, io non lo nego. Però io sono molto convinto che voi ballerine possiate davvero trasformare qualsiasi tango e anche qualsiasi proposta del leader, anche noioso e anche non musicale. Nel senso che se voi davvero siete in quel momento nella costruzione del tango, della bellezza, potete generare insieme al leader noioso, poco musicale, qualcosa di bello. Insieme! Perché ci mettete la vostra, perché volete esserci a tutti i costi. E questo che talvolta vedo che manca, no? Questo rinunciare, mi metto lì e fai di me quello che vuoi, detto brutalmente. È vero, portare a casa a mali estremi un tango ed è giusto, come dire, salvatevi la serata e poi se proprio insopportabile non ci guardate più. Però tante volte mi rendo conto che dal mondo femminile c'è questo mantra: vabbè, tanto non c'è speranza. Come non c'è speranza? Cioè, io ho visto ballerine che sono state capaci a trasformare il tango di persone molto poco musicali o poco tecniche in qualcosa di bello, di loro, ok? Non c'è bisogno di fare tripla volcata per poter fare qualcosa di bello. Davvero, primo invito che do alle ballerine è quello di esserci fino in fondo, esserci al 100%. Seconda cosa, io lo dico spesso, qualche volta mi arrabbio anche, per modo di dire, mi scoccio quando sento la classica frase: ma io tanto non è che devo studiare musicalità, la musicalità deve studiare il leader. Ma perché tu dove sei? In un'altra stanza? Allora, quello che può fare la differenza è il desiderio di esserci, la capacità di ascoltare la musica e di interpretarla e la tecnica. Se non metti in tensione, dici vabbè, tanto non c'è speranza, non studi l'interpretazione musicale
e non hai la tecnica, che sarebbe la grammatica di base, difficile che possa venire fuori qualcosa di interessante. O mi sbaglio? Mm? Quindi la musicalità, la capacità di giocare con il leader è veramente quello che può fare la differenza, oltre all'intenzione, il desiderio di esserci e alla tecnica. E poi, se incontri un leader che invece è creativo, ascolta la musica, gioca, e se ti fa una proposta ma tu non ci sei, magari te la fa una seconda volta, poi basta. Dici, vabbè, lasciamo perdere. E allora, quanto è importante per le ballerine studiare la musicalità, interpretazione musicale, chiamala come vuoi, è fondamentale. A, perché puoi veramente dare una mano per chi non ce l'ha e rendere qualcosa di noioso qualcosa di bello. B, perché quando balli con qualcuno che entra nella musica, che gioca nella musica, che interpreta, se non ci sei, ti fa più ballare. Ricordati, cioè, non puoi non esserci. Non puoi delegare a qualcun altro l'interpretazione musicale. Dici, vabbè, io seguo. Ma che segui? Cosa vuol dire io seguo? O ci sei! E allora hai in tasca una preparazione, una conoscenza, una capacità. Mastichi la musica, ce l'hai, sai dove va la musica, allora puoi prevedere la proposta, puoi prevedere il gioco. Se il ballerino ti lascia spazio, tu sei pronta a cogliere al volo questa proposta. E se no, fa il compitino, vabbè. Ma che te ne frega del compitino? Cioè, no. Punto numero 3. La tecnica. La tecnica è la grammatica. Allora, senza la tecnica, la comunicazione, puoi avere l'intenzione, il desiderio di esserci, puoi anche essere musicale, ma se ti manca la tecnica, ti manca la capacità di esprimerti correttamente, usando correttamente la grammatica. E quello è un problema, perché la tecnica di base, sostanzialmente, è quella che ti garantisce una buona comunicazione. È quella che ti garantisce di cogliere le proposte del leader, di trasformarle e di rispondere correttamente, in modo grammaticalmente corretto, alla proposta, alla nuova domanda del leader. E così ci si capisce, si costruisce insieme. Quindi, ballerine, io vi invito davvero a utilizzare queste 3 grandi risorse. Ne ripeto, il desiderio di esserci fino in fondo, il desiderio di vivere la musica e di quindi essere nell'interpretazione musicale e di avere la tecnica per poter costruire delle frasi di senso compiuto e per poter rispondere a tono non solo come espressione creativa ma anche come modalità grammaticale, così è più decodificabile. Spesso la tecnica viene confusa con gli abbellimenti, gli adornos. Ci sono nella tecnica, però la tecnica è qualcosa di molto più profondo, molto più fondamentale, molto più basico. È la grammatica di base, come costruire un corpo che danza, come costruire un passo, come usare il movimento utilizzando un meccanismo a spirale o un meccanismo lineare. Insomma, il tuo corpo di ballerina cambia profondamente in base a come usi la tecnica. E quindi non accontentiamoci degli adornos, belli, fantastici, ma è un di cui. Pensiamo a come costruire il corpo. Come usare un movimento organico, come non essere muscolari,
come fare in modo che il movimento fluisca, e non eseguire un movimento muscolarmente. Uso le gambe e faccio un movimento, uso il centro, uso la spirale, cioè davvero non pensare che la tecnica sia soltanto i bellissimi adornos, ok? E poi, anche qua, scegliere gli adornos in base alla musica. Se non sei nella musica non puoi scegliere se fare un adornos lineare, circolare, quanto farlo durare, come uscire da questo adornos. È la musica, altrimenti impari dei movimenti, ma chi se ne frega se non sai metterli nel momento giusto. Se non ce li hai in tasca, se non sei padrona del tempo, è il tempo che fa sì che un adorno abbia un senso o non abbia un senso. Paradossalmente può essere un pelo sporco ma perfetto, che ha un senso. Se è fatto perfettamente ma è non nel momento giusto, non ha senso. Quindi non accontentarti dell'imparo un abbellimento, ma dove lo metto? In che momento lo metto? Questo fa sì che abbia un senso tecnico, ma anche un senso espressivo, di personalità. La personalità è, come dire, costruita dalle scelte di tempo. Se tu ballerina vuoi essere di personalità, non puoi trascurare la musica, perché lì costruisci la tua personalità. E nella scelta di tempo con cui tu inserisci il tuo movimento, che sia un semplice passo, un adorno, quello che l'è, da come lo fai nel momento in cui lo fai, da come lo fai e quando lo fai, si delinea una personalità, si delinea un carattere, si delinea un quid. Dice, guarda, non solo faccio un movimento, ok? Questi sono i miei pensieri di oggi. Per te, ballerina, per te, follower. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao e buon tempo.